Ciao ragazzi, eccomi di nuovo qui. Questa settimana è stata una settimana di fuoco. Sono passato mentre ero in ferie in TH18 e bisogna andare a recuperare sulle ranked. Sono al 91esimo posto in questo momento e bisogna salire, salire, salire. E bisogna fare tutti i 18 attacchi, quindi non ve li farò vedere tutti, andremo a vedere 8 attacchi che ho raccolto, ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi sul canale e attivare anche la campanella. Partiamo con il primo attacco. Vediamo una base abbastanza difficile, eh, con la difesa personalizzata dell'Agnetta e Roy. Bisogna calcolare se partire da lì con la regina, anche se perché è del livello 1, quindi non è altina e possiamo farla fuori subito. Dietro c'è il castello del clan da fare fuori anche quello subito. Come vediamo ci sono gli Ice Golem. Non ha tutte le difese maxate, però è strutturata bene, avendo anche le mura a livello massimo, la rende un po' più particolare questa base. Andiamo a fare un opening dalle ore 6 circa, dove andiamo a tirare fuori il castello del clan ed eliminarlo subito. La torre monolitica ha preso di mira la nostra regina, la proteggiamo con una invisibilità e subito dopo la raccogliamo. Abbiamo pulito un po' con una Valchiria e partiamo con il Duca Drago e il re sull'altro lato, la regina che recupera vita, e via con i miei bocciatori e il resto. Scegliamo la macchina d'assedio giusta e come vedete sta andando bene. Per il momento stanno entrando nel posto giusto i bocciatori. Abbiamo messo un totem per distrarre la torre del rancore, la torre monolitica e il Longyear, una seconda totem che stanno, e attiviamo anche l'abilità del sorvegliante. I golem, i super bocciatori stanno distruggendo tutto il centro, hanno fatto fuori la torre monolitica e anche la torre del rancore insieme al municipio. Si sono divisi un po' con anche le guaritrici sono divisi, però per fortuna vediamo che reggono. Mi sono concentrato un po' sulla parte alta, ho attivato anche l'abilità del duca e del re, così rimangono tutti i miei bocciatori verso il centro. L'esterno è stato pulito dalla palla del re. E qui il re è stato preso di mira dopo con il duca nemico. Il mio duca sta facendo un bel lavoro, non si preoccupi. Alcuni bocciatori sono bloccati là e il sorvegliante insieme si è bloccato con i bocciatori che sono chiusi dentro le mura. Questa roba del sorvegliante che non va avanti. Ha capito che qualcuno è in difficoltà e sta andando via, ma vediamo che è stata chiusa siamo riusciti a portarla a casa facilmente. Ottimo inizio, direi, ottimo inizio. Andiamo sul secondo attacco. Questa è una base leggermente difficile di come è strutturata. In più ho deciso di provare anche le zanne elettriche sul Duca Drago, dopo qualche suggerimento che ho avuto nei commenti dei short che sarebbe stato meglio. È il mio primo tentativo, quindi parto dall'alto con la regina. Uno spaccamuro per aprirmi le prime mura e farle entrare verso l'interno. Eliminiamo un po' di difese. Ho messo anche l'Ice Golem per proteggerlo, ma niente, non è stata protetta la regina. Ha perso l'abilità, subito una furia per farla ravvivare. Abbiamo tirato fuori il castello. E lo stia facendo fuori adesso la regina.
Dopo questo possiamo andare a raccoglierla. Però è pulito, ma non pulito molto bene il lato in alto. Ho messo poi qui ho fatto alcuni errori, ho messo il duca troppo esternamente e anche i bocciatori con la regina proprio davanti alla torre dell'inferno multipla, quindi la torre dell'inferno multipla mi ha fritto tutte le guaritrici e rimango senza guaritrici. La torre del rancore ha preso di mira i miei bocciatori, attivo l'abilità dei sorveglianti per farli attraversare tutti. Il re va all'esterno. Qui avevo attivato anche lo spedino con il potenziamento dell'esercito, ma sta andando un disastro. Ho dimenticato di mettere giù la macchina d'assedio nel momento che me lo ricordo. È troppo tardi, ho già perso tutto il mio esercito, non posso più farci niente, quindi qua andremo per un fail. Qui sarà una monostella clamorosa. Spero che questo non ci cambi il risultato della settimana, perché è un fail clamoroso questo, non doveva succedere. Troppo in fretta forse. Erano troppo esposte le guerriere, ci dovevo partire più indietro per fargli entrare verso l'interno. Non è stato per niente un attacco bello, però bisogna imparare da questi errori. Quindi passiamo al prossimo video, al prossimo attacco. Il terzo attacco, anche qui abbiamo una bella base difficile. Provo ancora con le zanne elettriche perché non mi sono convinto che era quello il problema. Ho sbagliato io prima. Vediamo il castello del clan verrà protetto in centro, quindi bisogna far calcolare bene da dove partire per eliminare una bella porzione della nostra base e fare entrare tutti verso l'interno e non subire tutti i miei bocciatori, che non subiscono troppi danni. Quindi partiamo dal basso con la regina. Ha fatto esplodere la mega bomba, però per il momento ancora sta bene. Mettiamo una invisibilità perché è stato preso di mira anche dalla torta punta, la nuova la difesa personalizzata. E qui vediamo che purtroppo quando vado a raccoglierla perdo le guaritrici a causa del volano che me l'ha mandata più indietro e non ho fatto in tempo non le ho raccolte giuste. Rimetto la regina per far pulire un po' il castello e anche la zona esterna dove è passata e pulito un po' le difese e parto con gli Ice Golem, i bocciatori e il mio Duca Drago e re. Mettiamo anche uno spaccamuro adesso per entrare nella prima zona. I bocciatori per fortuna seguono. Vediamo che non ci sono Ice Golem all'interno del castello, solo fornace, quindi attiviamo anche l'abilità del sorvegliante. Usciamo tutto all'interno con i bocciatori, via con le furie, congeliamo un po' di difese ai cavi. Visto che il Duca Drago era in centro, abbiamo attivato anche la sua abilità di stanare la maggior parte delle difese. Qui sono divise un po' le truppe, abbiamo perso i nostri bocciatori, però abbiamo ancora la potenza del re che stava andando all'esterno. Il duca sta facendo l'altro esterno, il sorvegliante che sta aiutando il giga gigante. Abbiamo perso anche la regina. E per fortuna, anche senza guaritori, per fortuna abbiamo portato un bel risultato. Mancano 10 secondi, è un po' al limite, però con le zanne alla fine lì hanno aiutato tantissimo, hanno pulito bene e abbiamo portato un altro tris, raga. Abbiamo portato un altro tris. Andiamo al prossimo attacco. Anche qui bella base difficile, con il castello leggermente centrato e anche il log launcher.
Questo si trova in un clan cinese, non lo so. Decido di partire da giù con la regina per andare a prendere la torre monolitica e la torta punta, se riesco a prendere la torta punta. Quindi mettiamo lo spaccamuro. Vediamo che la regina per il momento regge un po' è riuscita a reggere bene la torre monolitica, però si è attivata la sua abilità, subito l'abbiamo protetta con una invisibilità e la seconda, e vediamo che sta facendo una bella pulizia. Se riesce a prendere il long longer sarebbe il top. Ecco, l'abbiamo preso, l'abbiamo recuperata per salvarla il prima possibile. Puliamo indietro con le valchirie, metto una mongolfiera per attirare gli scheletrini, così non vanno sui miei guaritrici dopo, però non ho fatto niente. Ributtiamo tutto. Per fortuna sono andato sul Duca Drago e lì non ho avuto problemi. Vediamo che un po' l'esercito qui si divide, però sta prendendo una forma giusta, sta prendendo un altro approccio, diciamo, perché continua comunque a andare verso il centro, che è quello che mi serve. È andato un po' dalla parte sbagliata perché è più esposto all'esterno. Esce il castello, vedo che non ci sono gli Ice Golem, quindi attiva anche l'abilità del sorvegliante insieme alle furie, e i miei bocciatori stanno iniziando a fare casino, stanno facendo un casino, hanno distrutto tutta la base. Come sono partiti più tardi e sono ritrovati più avanti sulla base rispetto al re e il duca. È estremamente strana sta cosa. Sono divisi i miei eserciti e hanno distrutto tutta la base con tranquillità. Ottimo, passiamo al prossimo attacco. Anche qui è una base media, direi, di difficoltà, non ha tante mure, le mura non sono tanto alzate, in più gli sputafuochi sono girati verso sud, quindi a questo punto cosa facciamo? Partiamo con la regina dal nord e con tutto il resto partiremo dal nord, così non l'avremo contro e non avremo problemi con gli sputafuoco con tutto il push. La regina entra bene sulla base, sta subendo alcuni danni, la proteggiamo con la invisibilità. Aspettiamo ancora qualche secondo e la raccogliamo. Non si è attivata per tutto il potenziamento, non si è perso subito la medusa, quindi dobbiamo stare attenti all'inizio, subito con tutto il push. Qui là quanti scheletrini, è riuscita ad andare in centro la regina. Vediamo, esce il castello del clan con gli Ice Golem. Qua bene, sono partiti bene, abbiamo fatto fuori il castello, quindi possiamo attivare l'abilità del sorvegliante adesso e attraversare tutto il resto. La torre dell'Ancore sta facendo parecchio casino, i miei bocciatori continuano ad andare verso nord e a far fuori. La Agnetta Eroe come difesa personalizzata viene eliminata anche quella. Congeliamo la torre dell'Ancore, che vediamo se riusciamo a recuperarla. Sì, arriva tutto l'esercito. Ancora non abbiamo utilizzato l'abilità della regina, che si è stata chiusa all'interno delle mura. Attiviamola anche quella e sta arrivando tutto il push con 2 minuti 10. Abbiamo fatto fuori tutto l'esercito. Ottimo attacco, raga. Passiamo al prossimo. Sì, qui me lo ricordo, ho fatto anche alcuni errori. Mamma mia, come andremo a vedere adesso. Andiamo a vedere. Vediamo che
I sputafuochi sono verso il municipio, quindi vorrei partire dietro ai sputafuochi e tirare fuori il castello il prima possibile. La mia idea era partire dall'angolo destro con la regina, ma per sbaglio parto con il duca, non me ne accorgo, metto anche le guaritrici e dico, boh, cosa succede adesso? Vabbè, proviamo a fare, vediamo cosa facciamo. E a sto punto raccolgo le guaritrici con il recall, un recall sprecato. Proviamo a salvare il duca, a ridirezionare il duca che ci crea il passaggio per le nostre truppe. Vediamo che sta andando dove vogliamo, quindi partiamo con tutto il resto. La regina che inizia a pulire. La regina, ricordiamoci che ha la medusa all'inizio, quindi sta facendo solo difese e bisogna anche un po' proteggerla. A sto punto partiamo anche con il king e tutto il resto del push che vanno tutti insieme. La regina pulisce un po' le difese, non ha anche la difesa personalizzata. Proteggiamo la queen con invisibilità, perché è uscito il castello e tutto il push non deve subire niente. Attiviamo l'abilità dei sorveglianti che va verso il centro. Il re si sta dirigendo verso giù insieme a un super yeti. Il centro il mio cuore sta distruggendo con i miei bocciatori insieme al sorvegliante e la queen. Il re ha preso il municipio da solo insieme a tutti gli eroi, ha fatto un suicidio da solo con tutti i serpentini, ha fatto un ottimo lavoro là, ha preso il municipio da solo. I bocciatori tornano e i draghetti e la regina puliscono il nord. Qui l'unica cosa è proteggere un po' dalla torre del rancore che sta facendo tanti danni, però per fortuna non aveva tanta vita. Puliamo anche gli ultimi eroi e i bocciatori tornano su ad aiutare la regina. E che recupero, raga, che recupero. E passiamo all'ultimo attacco. No, penultimo attacco. Questo non so se è la base di Itsu o gli assomiglia, ma è una bella base tosta, direi. È alzata, i muri sono alti, è una bella base. Partiamo quindi a questo punto con la nostra regina dal passo. Puliamo un po' le difese, subito la regina che deve andare sulla torre monolitica, la facciamo fuori. La regina non riesce a subire troppi danni per fortuna dalla torre monolitica, però la proteggiamo un po' con la invisibilità prima che mi distrugge i miei guaritrici. Ottimo, abbiamo preso una bella porzione in quella base e andiamo a recuperare subito la regina. Abbiamo iniziato a uscire il castello, però è uscito solo un piccolo minion, non è uscito tutto il castello, quindi ci aspettiamo ancora tutto il resto che arriva. Puliamo un po' l'altra zona in modo tale che non si dividono tutte le truppe, vanno dall'altra parte. Parto con il duca un po' all'esterno, gli ice golem e i bocciatori in modo tale che vanno verso il cuore. Apriamo le prime mura, così non abbiamo bisogno di attivare l'abilità del sorvegliante all'inizio. Proviamo a far fuori prima il castello del clan prima di attivare l'abilità del sorvegliante. E adesso, una volta fatto, attiviamo l'abilità del sorvegliante insieme alle furie e stanno distruggendo il cuore. Il re sta andando da solo e pulisce tutta la parte laterale. I bocciatori vanno proprio verso il municipio. Mettiamo un'altra furia, congeliamo il municipio insieme al suo guardiano, che è tosto quel guardiano quando ti spinge indietro. Attiviamo anche l'abilità del duca per stanare tutte le difese là nel cuore che stanno distruggendo. Attivato anche l'abilità del re e
Anche qui in 2 minuti 10 circa, 2 minuti e qualcosa, abbiamo distrutto questa base. È un ottimo risultato. Passiamo all'ultimo attacco. Questo era un attacco particolare perché, come vediamo, tutte le difese sono all'insù e qui, se non segui una bella pulizia, tutti si aspettano che attacchi subito da sopra e vai per su giù perché non c'è niente. Però secondo me qui è stata la base, mi aiuta a creare un passaggio da una parte e iniziare dall'altra. Quindi anche il castello del clan, essendo verso la fine, non mi darà tanti fastidi. Pulisco la parte del sud con la mia regina, subisce alcuni danni, cerco di proteggerla con la invisibilità. Mettiamo un'altra invisibilità per salvarla, però scoppia la sua abilità e perdo anche la regina, purtroppo. Raccogliamo tutto quello che ci rimane insieme alle guaritrici principalmente. Partiamo dall'altra parte con il Duca Drago e tutto il mio resto del push. Aspetto un po' che puliscano, così si concentra verso il centro tutti i miei bocciatori. Tanto il Duca ancora sta andando bene. Mettiamo tutto il resto delle mie truppe. Arrivano anche le guaritrici. Mettiamo un spaccamuro così entrano nel primo compartimento. Attiviamo l'abilità del sorvegliante anche del Duca Drago per stanare un po' le difese all'inizio. E sta uscendo adesso il castello del clan, però al momento in cui esce il castello del clan e affrontano i miei bocciatori il castello del clan, sono già arrivati all'ultimo compartimento, quindi anche se si bloccano lì hanno già attraversato tutta la base praticamente. È quello il punto. Consigliamo alcune difese chiavi. Purtroppo se Super Yeti e un bocciatore sono rimasti all'interno e hanno fatto anche il fuori castello del clan, ho visto. Consigliamo ancora qualche difesa così non subiamo tanti danni. Mettiamo qualche arciere giù per pulire e è andata bene. Anche senza regina è andata bene. Quanto è forte questo esercito. Abbiamo preso anche una cartolina, tanto ho già completato tutto l'album, però è così. Questo è stato il mio ritorno dalle ferie. Passando a un TH18, non avevo le truppe potenziate dal TH18 perché l'ho fatto mentre ero in ferie e sono passati più di 5 giorni. Che ne so, vediamo che carta. La guardiana ce l'avevo già. E questo era il video per adesso, raga. È un riassunto dei miei 8 attacchi. Come vedete, quando ho finito io gli attacchi ero 13esimo. Attualmente che registro il video sono 16esimo. C'è ancora una bella speranza, anche perché la maggior parte delle mie difese le ho subite. Sono su 15 difese, di solito arriviamo sui 16 difese dalla mia esperienza sulle legend, quindi un paio in meno. All'inizio ho fatto un po' di non sono andato molto bene, anche perché mi dovevo riscaldare anche al ritorno dalle mie ferie, però dopo sono andato un po' più liscio. Mi hanno aiutato anche un po' le difese, ne sono riuscito a vincere alcune, sono più a 121 punti solo sulle difese e speriamo in bene, quindi nel prossimo video vedremo se sono riuscito a salire alla Lega 33 e un passo dalla Legend 3. Vediamo, alla prossima ragazzi. Vi ricordo di iscrivervi e mettere un like a questo video se vi è piaciuto. Adios.